In questo episodio di Antichi Misteri, la più grande profezia biblica del cristianesimo, la sacra missione di un antico ordine di cavalieri. Potete guardare, ascoltare, ma fatelo in silenzio. Per ricostruire la città più sacra al mondo, una nuova Gerusalemme. Resurgam, risorgerò. Con al centro un grande tempio. Questo luogo riecheggia il Tempio di Salomone. In preparazione di un evento apocalittico. Preparate il terreno per il secondo avvento del nuovo Messia. Un uomo è alla ricerca della sfuggente Nuova Gerusalemme. Ma prima, Giovanna d'Arco, eroina nazionale e patrona di Francia. Un antico documento sembra gettare un'ombra sulla sua morte. Qualcuno ha aggiunto il particolare della morte. Sono andate perdute prove potenzialmente incriminanti. Perché l'iscrizione sulla parete è sparita? Non saprei proprio cosa dirle. Sono all'opera forze occulte? A qualcuno non fa piacere che si parli di questo mistero. Forse è in gioco l'onore di una nazione. Andiamocene. Non possiamo stare qui. Quest'uomo sta cercando delle risposte. Non sono più sicuro che sia morta davvero. Lo scrittore Mark Crick ha passato gli ultimi 2 anni a fare ricerche sulla storia di Giovanna d'Arco per il suo ultimo romanzo. La vita della santa è diventata una sua ossessione. La Francia è praticamente la sola ad avere una grande figura militare che non è soltanto una donna, ma un adolescente. All'età di 17 anni, Giovanna guida in battaglia i logori eserciti di Francia contro gli inglesi. Nel giro di un solo anno libera Orléans, Troyes e Reims. Ma poi viene catturata. Viene processata per eresia. A conclusione del processo viene portata nella piazza del mercato di Rouen e messa a rogo. Giovanna viene martirizzata il 30 maggio 1431. Ha soltanto 19 anni. La sua vita breve incarna l'orgoglio e il coraggio francese. Dopo la morte, Giovanna per i francesi è diventata un simbolo e una fonte di ispirazione. Nel 1920 viene proclamata Santa Giovanna d'Arco. La giovane guerriera diventa l'unica persona nella storia che la Chiesa Cattolica Romana ha prima condannato e poi fatto santa. Crick è venuto fino a Orléans, 140 km a sud-ovest di Parigi, per fare ricerche per il suo ultimo romanzo. Il centro Giovanna d'Arco contiene centinaia di descrizioni della morte della santa risalenti al XV secolo e almeno 6 della sua esecuzione. Ma a quanto pare esistono delle prove che dimostrerebbero che non è affatto morta. Se non è stata messa a rogo, tutto ciò che rappresenta sarebbe messo in dubbio. Gli archivi della città contengono documenti che risalgono a 500 anni fa. Uno sembra indicare che Giovanna si trova a Orléans 5 anni dopo la sua presunta esecuzione. Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Mark Crick. È a lei che devo consegnare il numero? Mi faccia vedere. Molto bene. Il documento è conservato nei sotterranei degli archivi. Eccolo. È questo? Sì.
Giovanna si fa attribuire un particolare soprannome, la Pulzella, o la Vergine d'Orléans. Questo titolo viene menzionato in una nota datata 1436. Un uomo qui descritto come frère de Jean la Pucelle, il fratello di Giovanna la Pulzella, è venuto a chiedere un prestito. Il documento spiega perché il fratello di Giovanna ha bisogno di quel denaro. Per riunirsi ancora una volta con sua sorella. Siamo nel 1436, 5 anni dopo l'esecuzione. E questo documento parla di un fratello che vuole riunirsi con Giovanna. Crick ritiene che il termine la Pulzella possa riferirsi soltanto alla vera Giovanna d'Arco. La ragazza ha una sorella maggiore che però muore quando lei è molto piccola. Se ha ragione, allora questa frase sembra indicare che non è stata giustiziata. Ma c'è di più. Sembra che qualcuno abbia cercato di non far sapere che è sopravvissuta. Crick ha un riassunto del documento originale scritto in francese moderno. L'ho letto per avere una conferma e descrive lo stesso evento a Jean d'Ulysse, frère de la Ticte. E poi dice Feu Jean la Pucelle. La fu Giovanna. La Pulzella Feu Jean la Pucelle. La dà per morta. Nel vecchio testo non c'è nessun fu. Questo volume è stato pubblicato nel 1907. Dunque qualcuno nel 1907 ha aggiunto il particolare della morte. All'inizio del secolo scorso, qualcuno forse ha cercato di non far sapere che Giovanna era sopravvissuta. Crick pensa di sapere perché. Nel 1871 la Francia ha dovuto cedere dei territori alla Germania. Nel 1907 stringe un patto con Inghilterra e Russia per proteggersi da ulteriori aggressioni da parte di Berlino. In questi anni difficili, la Francia ha bisogno di un eroe e secondo Crick chiede aiuto alla Chiesa cattolica. Nel 1907 il governo di Parigi sta cercando di far proclamare santa Giovanna d'Arco. Lo spirito della Pulzella d'Orléans viene sfruttato per galvanizzare il paese. Ma se Giovanna d'Arco non ha subito alcun martirio, la Chiesa non potrebbe proclamarla santa e il morale della nazione potrebbe subire un duro colpo. I sospetti di Crick aumentano. Si reca a Rouen, il luogo in cui Giovanna d'Arco viene messa a rogo. L'esecuzione avviene nella piazza del vecchio mercato. Il posto è indicato da un'alta croce accanto a una chiesa moderna. All'epoca non esistono giornali o fotografie e dunque molti non sanno che aspetto potrebbe avere Giovanna. Dunque è possibile che un'altra ragazza ne prenda il posto. Tuttavia, Crick fa molta fatica a crederlo. Il signor Tanguy? Sì, buongiorno. Buongiorno, molto piacere. Così incontra il signor Tanguy, un esperto della storia medievale di Rouen. Venga con me, prego. Di qua. Giovanna passa 5 mesi rinchiusa nell'enorme castello di Rouen. Un tempo superava i 7.000 metri quadrati di estensione. Ma oggi rimane intatta soltanto la torre orientale. Il resto va distrutto nel XVI secolo. Tuttavia, conosciamo tuttora la posizione della prigione di Giovanna. Nel 1908 questo edificio viene costruito proprio sopra la torre dove sarebbe stata confinata. Fortunatamente, i costruttori scavano 12 metri sotto la sua base. Tanguy sa che la vera Giovanna è in questo luogo, perché se ne fa cenno nei documenti del processo.
Accidenti. Là fuori sulla strada non avrei mai immaginato che sotto i miei piedi potesse esserci questo posto. Sì. E questo? Che cos'è? Ah, questo faceva parte di una parete. Era la parete nord del castello. La parete nord di un grande castello. E in una delle sue torri Sì. era rinchiusa Sì, Giovanna sì. d'Arco. E la torre... Era sicuramente al secondo piano di questa torre. Dunque, se ci fossimo trovati qui nel 1430 e si fosse affacciata alla finestra, avrebbe potuto vederci. L'unico modo in cui Giovanna potrebbe fuggire sarebbe con un aiuto dall'interno. Ma Crick ritiene improbabile che possa accadere in un castello occupato dagli inglesi. Questo castello quindi era presidiato da soldati inglesi. No, francesi, soldati francesi. Perché la guerra non era soltanto tra Francia e Inghilterra. C'era anche una terza parte coinvolta nel conflitto. C'era anche la Borgogna. Sì. E alcuni soldati provenivano proprio dalla Borgogna. I francesi non combattono solo contro gli inglesi, ma anche contro il vicino ducato di Borgogna. Crick si chiede se Giovanna possa avere dei simpatizzanti fra i soldati borgognoni o se qualcuno possa aiutarla a fuggire dalla torre. Se anche così fosse, l'idea che qualcuno ne prenda il posto sembra improbabile. Ma poi Tanguy racconta qualcosa a Crick. Il giorno prima dell'esecuzione, Giovanna lascia la torre per firmare un documento, ma non lo firma come suo solito. Sul documento Firma. mette una croce. Firma con una croce? Una croce, solo una croce. Non l'ha firmata. Di solito lei si firma Jean. J-E-H-A-N-N-E. Sì, sappiamo che lei sa scrivere, Sì, ma questa volta non firma. Appone solo un segno, soltanto una croce. soltanto una croce. Sì, una croce. All'epoca, Giovanna d'Arco firma sempre col suo nome scritto in modo chiaro. Ma l'ultimo documento viene firmato con una X. Questo è strano. So che Giovanna sapeva scrivere e che firmava col suo nome. Perché allora firmare con una croce? È possibile che la firma manchi perché la pulsella viene sostituita proprio prima di firmare il documento? Nonostante questo indizio, Crick rimane scettico. Ma incontrerà un uomo convinto che sia sopravvissuta. Lo storico dilettante Robert Staub ritiene che Giovanna venga allontanata da Rouen e riportata nella sua terra natale. E sostiene di poterlo dimostrare. Ho qualcosa per lei. Nella portiera. Questo? Sì. Staub ha ottenuto la copia di un documento medievale. C'è anche una lente di ingrandimento. Lì. Il cavaliere Robert des Armois e sua moglie Jeanne stanno vendendo una proprietà. Alla moglie viene attribuito un titolo inequivocabile. La pucelle de France. France. La pucelle de France. È Giovanna d'Arco. Sì. Perché è sicuro che questa pulzella di Francia sia Giovanna d'Arco? La Pucelle de France è il nome ufficiale di Giovanna d'Arco. È sempre stata definita la pulzella di Francia. La sola e unica. Sì, esatto. La sola. Sì. Dunque, dopo essere stata bruciata sul rogo, Sì. vende una proprietà col marito. Sì. Quindi è viva. È straordinario. La donna definita come la pulzella vive col marito in un castello a Jaulny. È a soli 80 chilometri dal paese natale di Giovanna d'Arco, Domremy. Ecco, guardi, è il castello di Jaulny. Quassù. Lo vede? Gli attuali proprietari del castello hanno rifiutato alla troupe il permesso di filmare. Andiamocene. Ok. Non possiamo stare qui. A quanto sembra, all'interno c'è un ritratto di Robert e Giovanna, ma Crick non potrà vederlo.
Dobbiamo restare a questa distanza? Sì, Perché non possiamo avvicinarci? a qualcuno non fa piacere che si parli di questo mistero. Staub spiega a Mark che a causa delle sue teorie si è fatto parecchi nemici. Giovanna è un potente simbolo dell'orgoglio francese. Se si scoprisse che non è affatto morta sul rogo, in tutto il paese le ripercussioni sarebbero enormi. E Crick forse ha trovato qualcosa che potrebbe dimostrarlo. Lo scrittore si dirige verso il vicino museo di Metz. I Desarmois sono una famiglia facoltosa. È possibile che alcune delle loro proprietà siano finite nei caveau del museo. L'esperta di tutela dei beni culturali Nathalie Pascarel ha qualcosa di interessante da mostrare a Crick. Santo cielo. È una porta che ha un legame speciale con Jeanne Desarmois. Ecco. Questa qui... Conosce l'identità di questa donna? Sì, è Jean Desarmois. Jeanne Desarmois. E questo qui? È suo marito, Robert Desarmois. Robert. Esatto. Straordinario. Se Jeanne Desarmois è davvero Giovanna d'Arco, ecco qual è il suo volto. Questo non è un ritratto come tanti. Quella intagliata qui è una persona precisa. Mi chiedo quanto sia somigliante, o se possa essere Giovanna d'Arco. Posso scattare una foto? Sì, faccia pure, ma senza flash. D'accordo, niente flash. Lo scrittore vuole confrontare il ritratto di Jeanne Desarmois col volto della vera Giovanna d'Arco. Ritiene che delle eventuali somiglianze dimostrerebbero che le due donne sono in realtà la stessa persona e che dunque la Pulzella di Orléans sia sfuggita al rogo. Ma non è così facile come pensava. Ci sono innumerevoli ritratti di Giovanna d'Arco e in ognuno appare diversa. Ha posato soltanto per un ritratto, che però è andato perduto. Crick ha più fortuna con le statue. La testa di Orléans viene scolpita a breve distanza dalla morte della santa, ma recentemente alcuni accademici francesi hanno affermato che non si tratti affatto di Giovanna, ma di un uomo chiamato Saint-Maurice. La statua più antica e mai contestata della Vergine di Orléans è nel suo paese natale di Domremy. Questa statua è la riproduzione di una molto più antica, che sarebbe stata scolpita circa 70 anni dopo la sua esecuzione. Ma secondo lo scrittore, questa donna sembra più vecchia di una 19enne e inoltre la sua immagine potrebbe essere il parto dell'immaginazione dell'artista. Quel che è certo è che non dimostra nulla. Non è una prova concreta. Non dimostra che Jeanne Desarmois fosse Giovanna d'Arco. Qualunque somiglianza fra la Pulzella d'Orléans e il volto di Jeanne Desarmois non proverebbe che sono la stessa persona. Crick non si arrende. Considerata l'eccezionalità di tutto ciò che accade nella sua vita, o in quei 2 anni, dal 429 al 431, non la mi stupirebbe. Se Giovanna d'Arco sopravvive davvero al rogo e sposa Robert Desarmois, forse Crick potrebbe trovarne la tomba. Lo scrittore è venuto nel paesino di Pouligny. È qui che viene sepolta Jeanne Desarmois, la donna che secondo Mark potrebbe essere Giovanna d'Arco.
ma dopo un'approfondita ricerca non riesce a trovarla. Mark decide di chiedere al curato. Buongiorno. Buongiorno. Scusi il disturbo, mi chiamo Mark Crick. Monsieur Bones si occupa della chiesa di Pouligny da più di 50 anni. Mark gli chiede dove può trovare la tomba di Jean des Armois. Grazie. Prego, venga con me, l'accompagno. La risposta è interessante. Secondo Monsieur Bones, la nobildonna è stata sepolta in una posizione di rilievo, proprio alla destra dell'altare. Ecco, proprio lì, Ma ora qui non c'è più nulla. in questa posizione. C'era un quadro. Qui c'era un quadro, un'iscrizione. Qui giacciono Qui giacciono Jean des Armois Jean des e suo Armois. marito Robert. e suo marito Robert. Esatto, c'era scritto questo. Era scritto quassù, dove ora c'è del cemento. Qui ci venivano i bambini per assistere alla messa. Ma sa, erano bambini e i bambini non si fanno molte domande. Ok, dunque all'epoca qui c'erano dei banchi e i bambini venivano a sedersi qui e ricordano l'iscrizione. E poi sono diventati i genitori dei suoi amici, dei suoi fedeli, di Monsieur Giraud, che era il sindaco e che era un suo caro amico. Quindi era gente seria, che non si inventava storie. E ricordano che quando si sedevano tra i banchi vedevano questa iscrizione, che ora è sparita ed è coperta dal cemento. Secondo Monsieur Bones, più di 100 anni fa accadde qualcosa di straordinario. Dei forestieri si presentano e si chiudono dentro la chiesa. Quando se ne vanno, ogni traccia di Jean des Armois è sparita per sempre. Sotto è cavo. Sì, Se i resti di Jean erano qui, ora non ci sono più. Perché l'iscrizione sulla parete è sparita? Pourquoi? Non se lo spiega. non saprei proprio cosa dirle. Monsieur Bones tiene un registro di tutte le persone che visitano la chiesa. Non sono l'unico. Non sono stato il primo a venire qui per i resti di Giovanna d'Arco. Vengono qui da ogni parte del mondo. Una lettera del sindaco della cittadina fa risalire la sparizione al 1909. Il riassunto degli archivi di Orléans viene scritto appena 2 anni prima. Per lo scrittore non è una coincidenza. I francesi sono costernati per la cessione ai tedeschi di Alsazia e Lorena, 2 regioni poco distanti da qui. Per risollevare l'orgoglio nazionale si cerca di proclamare santa Giovanna d'Arco. Ma se si scoprisse che l'eroina di Francia non è morta sul rogo, tutto ciò che rappresenta sarebbe messo in discussione, con probabili ripercussioni sul morale del paese. Erano molti ad avere tutto l'interesse a far sparire le prove che dimostrassero che Giovanna era sopravvissuta. E non sono più sicuro che sia morta davvero. Nonostante le testimonianze dei misteriosi fatti di Pouligny, gli storici sono in gran parte convinti che la vera Giovanna d'Arco sia morta sul rogo il 30 maggio 1431. Forse non sapremo mai com'è andata davvero. E fino a quando i misteri di Pouligny e Orléans non saranno svelati, ci sarà sempre qualcuno convinto che i libri di storia vadano riscritti. La Nuova Gerusalemme, una profezia biblica e la sacra missione di un antico ordine di cavalieri. Potete guardare, ascoltare, ma fatelo in silenzio. Potrebbe essere questo il vero obiettivo dei massoni? Adrien Gilbert, scrittore e astronomo.
ha dedicato anni allo studio di diverse profezie sulla fine del mondo. Molti cristiani credono che sarà segnata dal secondo avvento, annunciato dalla costruzione di una grande città, una nuova Gerusalemme. E c'è un particolare passaggio della Bibbia che lo affascina. Se apriamo l'Apocalisse di Giovanni, l'ultimo libro della Bibbia cristiana, qui recita: «Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio. Inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme». In questo brano c'è un enigma. Non c'è scritto Gerusalemme, ma Nuova Gerusalemme. Non è la Gerusalemme di Israele, deve essere qualche altro posto. E mi chiedo dove sia e a cosa si faccia riferimento. Dopo la distruzione della Gerusalemme biblica e del Tempio quasi 2000 anni fa, molti cristiani hanno atteso la nuova Gerusalemme, una città che accoglierà le tribù perdute di Israele e dove Cristo farà ritorno, preannunciando la fine del mondo. Gilbert vuole indagare sulle origini della profezia della Nuova Gerusalemme. Per farlo, ha chiesto aiuto a una giornalista freelance, Sophie Morris. Ma prima, per trovare la Nuova Gerusalemme della profezia, Gilbert indaga sulla storia delle tribù perdute di Israele. È venuto al British Museum per incontrare Michael Clark, che è presidente di un'organizzazione fondata nel XX secolo, la Federazione Mondiale Britannico-Israeliana. Clark e la sua organizzazione hanno un particolare interesse nella profezia. Tutto avrebbe inizio nell'8° secolo a.C., quando gli Assiri conquistano il regno di Israele. Clark vuole mostrare ad Adrian un bassorilievo vecchio di 2700 anni che descrive l'inizio della dispersione delle tribù israelite. La scultura mostra come il regno di Assiria muova guerra contro i paesi vicini. Tutto questo descrive questa particolare guerra che si stava combattendo nell'8° secolo a.C., un grande, enorme conflitto di portata storica. Gli Assiri conquistano le terre degli Israeliti, riducendone buona parte in schiavitù. Questa che vediamo è una raffigurazione molto intensa degli ebrei che vengono ridotti in schiavitù. La maggioranza, circa 4/5 della popolazione israelitica, viene deportata in massa in Assiria e vi rimane per diversi decenni. Che gli è accaduto? Ecco, vede, questo è uno dei grandi misteri della storia. La realtà è che il popolo ebraico praticamente scompare. 10 delle 12 tribù di Israele svaniscono dai testi biblici. Si tratta delle cosiddette tribù perdute. Oggi sono in molti a chiedersi che fine abbiano fatto durante l'esilio in terra d'Assiria, perché secondo la profezia un giorno si ritroveranno nella Nuova Gerusalemme. Clark e la sua organizzazione ritengono di conoscere la risposta, ma fa molto discutere. Quando l'impero assiro collassa, se ne vanno via. Parliamo di diversi milioni di persone. Diversi milioni? Sì, dunque, vede, non è una questione di poco conto. E allora dove sono andati? Che fine hanno fatto? Nell'arco di diversi secoli continuano a spostarsi verso ovest, fino a queste isole oltre il mare. Dunque i discendenti di queste tribù perdute vivono in Gran Bretagna. In effetti, è proprio questo che è accaduto. Accidenti. La società alla quale Clark appartiene ha quasi un secolo di vita e vanta relazioni importanti. Tra i suoi membri figura anche un primo ministro della Nuova Zelanda e personaggi dell'establishment britannico, come alti dignitari ecclesiastici e persino membri dell'aristocrazia. Come vede, qui abbiamo Elisabetta II. La regina, sì. La regina, e si arriva fino a Giacomo I. Bene. Si passa per i re scozzesi fino ad arrivare al re David di Israele, la casa reale di David. Dunque,
Mi sta dicendo che la linea ereditaria di Davide è seduta sul trono d'Inghilterra. E questa davanti a noi è la prova lampante che lo dimostra. D'accordo. La teoria secondo cui le tribù perdute di Israele siano finite in Gran Bretagna è stata molto contestata. Secondo le profezie bibliche di Ezechiele, tutte e 13 le tribù ritorneranno insieme e il Sacro Tempio sarà ricostruito e diventerà la casa di Dio. Il primo tempio, chiamato Tempio di Salomone, viene costruito a Gerusalemme secondo i criteri della geometria sacra. Viene distrutto 400 anni più tardi. Secondo alcuni, tutto il sapere collegato al Tempio e i segreti sulla sua costruzione vengono custoditi dai Cavalieri Templari e questa conoscenza occulta verrebbe portata a Londra. Adrian è venuto nella chiesa del Tempio per incontrare lo scrittore Robert Lomas. È soprannominato il vero Robert Langdon, lo studioso del Codice da Vinci. Inoltre è un massone e ha fatto ricerche sulla storia della sua confraternita e sulle leggende dei Cavalieri Templari. L'ordine è stato fondato nel 1126 da Ugo di Paynes, che portò con sé 9 cavalieri a Gerusalemme per difendere i pellegrini. In riconoscimento di questi servigi, il suo è stato riconosciuto come ordine cavalleresco e gli è stato concesso di accamparsi sul sito del Tempio di Re Salomone. È per questo che si chiamano Templari? Per questo li chiamavano Cavalieri del Tempio. Il nome completo era Poveri Compagni d'Armi del Tempio di Salomone. Molti ritengono che i Templari abbiano un secondo fine: ritrovare il Tempio di Salomone. I primi anni non facevano moltissimo, a quanto pare passavano il loro tempo a scavare. Dunque forse facevano un po' di archeologia. Forse. Io la definirei una caccia al tesoro. E cosa stavano cercando? Probabilmente erano alla ricerca del grande segreto che era andato perduto dopo l'epoca di Salomone, l'Arca dell'Alleanza. I Cavalieri Templari restano sul sito del Tempio di Salomone fino al 1187, quando ne vengono cacciati e lasciano la Terra Santa. Ed è qui che si innesta il mito fondante di un'altra confraternita segreta. Si narra che abbiano raggiunto le coste della Scozia. Hanno chiesto asilo a re Robert Bruce e lo hanno assistito nelle guerre contro gli inglesi e in segno di gratitudine il re ha fondato l'ordine della massoneria nel quale accoglierli. Ah, così sono diventati massoni. Molti fanno risalire le origini della massoneria alle corporazioni medievali dei muratori. Tuttavia, secondo una leggenda, i Cavalieri Templari portano i misteri del Tempio di Salomone fino in Scozia 7 secoli fa e passano questa conoscenza ai misteriosi massoni. Dunque, ricapitolando, i re di Scozia sono stati coinvolti nella fondazione della massoneria. Almeno secondo il mito fondante. All'inizio del XVII secolo, re Giacomo VI di Scozia diventa re Giacomo I d'Inghilterra. Secondo la Federazione Mondiale Britannica Israeliana, il sovrano è un discendente del Davide biblico, il re degli Israeliti. Re Giacomo è diventato massone nel 1601. E gli sarebbero stati rivelati i loro segreti? Gli sarebbero state rivelate le leggende e i miti della massoneria. E lui potrebbe averli portati qui a Londra. Io credo che li abbia senz'altro portati qui a Londra. Secondo la leggenda, re Giacomo, assieme ai suoi confratelli massoni, diventa custode della conoscenza segreta dei Cavalieri Templari. Lo scopo dei Templari è di ricostruire il Tempio incompleto. Questo è lo scopo dei massoni? I Templari sono stati i guardiani del più importante edificio del mondo, il Tempio di Salomone, e l'intera storia della massoneria si basa sulla ricostruzione di quell'edificio sacro. Dunque forse intendevano ricostruirlo altrove, e questo altrove potrebbe anche essere in Inghilterra. Stando alle parole di William Blake, è proprio qui che hanno ricostruito Gerusalemme. William Blake, poeta e intellettuale del XVIII secolo, scrive uno dei più grandi inni inglesi. Viene cantato spesso, eppure sono in pochi a soffermarsi sul significato più profondo del testo. È possibile che Blake, come molti suoi contemporanei, pensasse che la nuova Gerusalemme sarebbe stata costruita qui
in Inghilterra. Secondo Adrian, Blake si riferisce a un periodo del passato in cui Gerusalemme è stata davvero costruita nella verde e amena Inghilterra e sta cercando indizi sulla sua possibile posizione. Nel frattempo, la giornalista Sophie Morris sta indagando sui massoni e sulla loro ossessione per il Tempio di Salomone. Sophie ha un appuntamento nella loro sede, la Grande Loggia. Qui lo storico e massone John Hamill ci illustra il simbolismo che mostra importanti collegamenti fra la massoneria e il Tempio di Salomone. Questo è il Grande Tempio. Questo luogo riecheggia il Tempio di Salomone. Abbiamo Salomone in persona, Hiram, il re di Tiro, e tra loro i due grandi pilastri, l'Arca dell'Alleanza e i 10 Comandamenti. Simboli che rappresentano fede, speranza e carità e che portano al simbolo ebraico di Dio. In mezzo abbiamo un pentagramma, una stella a 5 punte, un altro riferimento a Salomone. Infatti era noto anche come sigillo di Salomone. E tutto è dominato dall'onnivedente occhio di Dio, che ci ricorda che Egli ci osserva in qualsiasi momento. Dunque è possibile che re Giacomo VI sia il primo massone reale? Un sovrano che non soltanto conosce i segreti della massoneria, ma è anche un discendente diretto del re Davide della Bibbia, e che porti questo sapere a Londra, dove è incoronato nel 1603. Ma Giacomo considera la capitale il luogo adatto per la nuova Gerusalemme? E come può costruirla dove sorge già la vecchia Londra? Nel 1666, 4 secoli dopo la morte di Giacomo I, arriva un'opportunità inattesa. Nelle prime ore di una domenica di settembre, in un panificio a Pudding Lane scoppia un incendio. Nel giro di 4 giorni, la furia devastatrice delle fiamme rade la città al suolo. È una catastrofe di proporzioni bibliche. Molti l'attribuiscono alla furia divina. Il grande incendio di Londra è commemorato da un'unica colonna, nota ai londinesi come il Monumento. Qui Adrian incontra Alan Chapman, un docente di Oxford. Ecco, è qui che è scoppiato il grande incendio all'inizio del settembre 1666, alimentato da un vento da est in furia per 3 giorni proprio nel cuore della città. Vanno distrutti oltre 160 ettari. Gilbert ritiene che se gli inglesi sono il popolo eletto e Londra è la futura Nuova Gerusalemme, questo disastro offre l'occasione perfetta per costruirla. Tuttavia, per progettarla c'è bisogno dell'opera di un genio. Dovrà essere un architetto, possibilmente un massone, qualcuno che conosce la geometria sacra del Tempio di Salomone. L'autorevole architetto incaricato della costruzione di Londra è Sir Christopher Wren. È lui il genio che può materializzare il sogno dei massoni? Intanto, nella Grande Loggia, la giornalista Sophie Morris vuole sapere se Wren è un massone. Questa è la prima edizione del 1723 della Costituzione dei Massoni, il regolamento. Quella che oggi è considerata la storia in gran parte leggendaria della massoneria. Anderson, che scrive la storia, accusa Christopher Wren di essere stato un gran maestro che ha trascurato i propri doveri. Dunque Wren era forse un massone? Siamo di fronte a piccole prove indiziarie. Nel manoscritto del diario di John Holbury c'è un appunto in cui sostiene che attorno al 1670, nel corso di un incontro, Wren viene nominato Gran Maestro. Ma questo è l'unico documento che ne fa cenno. Se le leggende sono vere e Wren è davvero un gran maestro, deve essere a conoscenza dei segreti della massoneria, compresi, secondo Adrian, quelli dei Cavalieri Templari.
Anche se Vren non ha mai visto Gerusalemme, è possibile che si considerasse l'erede degli architetti del Tempio di Salomone? È possibile. Quel che è certo è che quando si appassiona all'architettura studia moltissimo. Dunque, non mi sorprenderebbe affatto se durante la fase di elaborazione dei suoi progetti, dopo l'incendio di Londra, abbia attinto a diverse fonti, e mi riferisco anche a fonti storiche. Dunque, il destino offre a Christopher Wren una magnifica opportunità per costruire la sua nuova Gerusalemme, con al centro il suo magnifico tempio. Grande e maestoso. Non è difficile identificarlo nella cattedrale di St. Paul. È straordinaria. È davvero un capolavoro. Gilbert è in cerca di qualcosa che possa collegare la cattedrale di Wren al Tempio di Salomone. Il libro dei Re comprende le misure, considerate sacre, del Tempio di Salomone originale. Nella Bibbia si legge: il tempio costruito dal re Salomone per il Signore era lungo 60 cubiti, largo 20 cubiti e alto 30. Gilbert misura l'edificio. Questo è il lato sud di St. Paul e lì c'è il grande frontone sormontato dalla Fenice. Naturalmente la Fenice simboleggia la rinascita di Londra e anche la rinascita di St. Paul. Dopo aver misurato la cattedrale, Adrian fa un confronto col testo biblico. Altre 11 qui ed è lungo 33 unità. Quindi questo quadrato qui è un terzo della lunghezza, perciò sono le stesse misure che abbiamo nel Tempio di Salomone, un terzo su 3 terzi. Ha chiaramente adottato le proporzioni del Tempio di Salomone, perché nelle sue intenzioni questo edificio ne avrebbe preso il posto. Ma secondo Gilbert, le misurazioni della cattedrale rivelano qualcos'altro del progetto di Wren. L'altezza di quella croce, da terra, qua giù, è di 365 piedi, ma misurata dal pavimento della chiesa, quindi meno alcuni gradini, è di soli 355 piedi. Dunque, 365 sono i giorni dell'anno, mentre 355 sono i giorni di un anno lunare, 12 cicli della Luna. Quindi ci sta dicendo che questa croce unisce i 2 cicli del Sole e della Luna. Secondo Gilbert, la sua ricerca dimostra che la grande chiesa di Wren non imita soltanto il Tempio di Salomone, in realtà è anche un enorme gigantesco orologio. Evidentemente questa chiesa è una specie di enorme calendario. Qui percepiamo i cicli dei calendari solare e lunare che, come orologi, scandiscono lo scorrere di giorni, ore e minuti. Quindi ha inserito in questo edificio i segreti della misurazione del tempo. Ma perché Wren ha bisogno di un orologio gigante? Il suo è un conto alla rovescia? Essendo un cristiano, forse attende l'imminente avvento di una figura messianica, la resurrezione, il giorno del giudizio. Secondo Gilbert, i messaggi biblici inseriti nella cattedrale di St. Paul sono chiari. L'idea che quelle tribù perdute si siano ritrovate qui, si siano riformate e abbiano rinnovato la loro fedeltà al Signore, preparando il terreno per il secondo avvento. Qualunque sia la destinazione finale delle cosiddette tribù perdute di Israele, Gilbert è sicuro che Wren e i suoi contemporanei pensano di compiere una missione sacra. Considerano St. Paul il nuovo Tempio di Salomone e Londra la nuova Gerusalemme, il luogo dove avverrà il secondo avvento, che innescherà il giudizio universale e la fine del mondo.